Eccomi, piacere Veronica. Sono Franciacortina di origine, ho 35 anni, sono un medico specialista in pediatria, in particolare mi occupo di oncoematologia pediatrica, quindi bambini con patologie tumorali e bambini con patologie ematologiche. Noi, in quanto reparto di oncoematologia pediatrica, siamo già predisposti all'utilizzo di mascherine e disinfezione perché ovviamente i nostri bambini sono dei bambini immunodepressi e quindi sin dal primo giorno adottiamo le solite misure che tutti i giorni stavamo già adottando, quindi disinfezione, lavaggio mani, mascherine, eccetera, eccetera, con ovviamente un accorgimento in più, un'attenzione ulteriore. Dopo la prima settimana circa di ovviamente allarme, quindi dopo il 28, diciamo così, di febbraio, veniamo a sapere che una nostra collega, in verità una anestesista pediatrica, è risultata positiva, quindi facciamo la segnalazione di contatto con un operatore sanitario positivo. E quindi da lì facciamo il primo tampone, per me è risultato un tampone negativo. E continuiamo a lavorare. Fortunatamente per ora nel nostro reparto i nostri pazienti sono esenti, non ci sono stati casi con il Covid, quindi continuiamo, diciamo così, la vita normale fino a quando scopriamo che altre nostre colleghe risultano anche loro positivi, quindi le nostre, diciamo così, misure precauzionali aumentano e quindi prima si mangiava, diciamo così, tutti insieme in cucina e a questo punto in cucina si sta solo in 4, piuttosto che le riunioni vengono ridotte, prima tutti facevamo la riunione, le riunioni sono ridotte solo a un numero determinato di persone e ovviamente si mantengono le distanze di sicurezza. Adesso, ad esempio, l'ultima settimana so che la riunione è stata annullata, quindi si farà solamente un report, ad esempio, via computer. Niente, io lunedì inizio ad avere un po' di tossetta, inizio ad avere sensazione di freddo, sono al lavoro perché io faccio anche turnazioni in Avis. Inizio ad avere questa sensazione di freddo, tossettina, al naso non avevo raffreddore, non avevo altro, ma se non anche un forte mal di testa. E quindi, visto che sapevo che c'erano state altre colleghe che erano appunto risultate positive, faccio la segnalazione sempre via computer e poi, rifinito il turno, provo la temperatura, era 37,3, 37,4, niente di che, febbricola, ma io di solito ho una temperatura standard di 35, quindi io rettile, per me era febbrone. E poi questo fortissimo mal di testa e quindi decido di andare a ripetere il tampone. Poi mi metto a letto KO tecnico e il giorno dopo mi chiamano per dirmi che per l'appunto il tampone è positivo. E quindi da lì inizia la vera e propria quarantena. In verità ero già in quarantena dal lunedì perché ovviamente fino all'esito del tampone avevo detto che non sarei andata a lavorare. Arrivato l'esito del tampone al lavoro non ci sono proprio più andata, la camera è diventata la mia migliore amica. Sono fidanzata, in verità noi non conviviamo ufficialmente, nel senso che lui lavora a Milano e Varese, ma dal 7 di marzo lui era qui e quindi si era poi deciso di fermare perché facendo l'agente commerciale i negozi sono tutti chiusi, quindi non ha avuto più grandi possibilità e quindi lui vive tra soggiorno e soggiorno e io vivo tra camera e camera. Io esco solamente con mascherina dopo la disinfezione delle mani, lui quando io esco anche lui tiene la mascherina, il bagno dopo che io sono passata lo faccio arieggiare e lo disinfetto, Napisan è diventato il nostro migliore amico, lavatrici anche quelle devono essere fatte separate, mangiamo a distanze di almeno 2 metri, tipo ho allungato il tavolo, io mangio e poi ritorno in camera. I conviventi, a meno che no, non vengono sottoposti al tampone. Allora, adesso è che se anche dovesse presentare febbricolo o altro, a meno che non debba, scusami il gesto, essere ricoverato, non farà il tampone. Quindi ci sono tantissime persone a casa con febbre, con sintomi respiratori, con astenia, con tutti i sintomi caratteristici del Covid che non vengono tamponati perché non verranno ricoverati. Noi vediamo una letalità alta, ma perché in verità gli infetti sono sottostimati. È più coincidente la mortalità in questo momento.
alla verità, diciamo così. Tantissimi colleghi, tantissimi amici sono a casa, hanno avuto febbre, febbricola, settimane di febbre, tanti che purtroppo anche muoiono in casa, poi il tampone non viene fatto. Stime veritiere vicine alla realtà non ci sono, non si possono fare. Spero che per fine aprile questa cosa si risolva, non so come. Se una persona affetta infetta 0 persone o meno di una persona, forse ci avviciniamo alla risoluzione della cosa. Il vaccino sicuramente sarà la prossima arma e si spera che l'anno prossimo sia disponibile, così come l'utilizzo delle immunoglobuline, ma anche queste non ci sono ancora. Tutte le terapie che stanno facendo sono terapie che funzionano ma che non sono specifiche per il coronavirus, perché parliamo di farmaci antiretrovirali che vengono e venivano utilizzati per l'HIV. Parliamo di farmaci come la clorochina e l'idrossiclorochina, che sono farmaci utilizzati prevalentemente per la malaria. Quindi sono farmaci che possono fare qualcosa, ma che ovviamente non sono specifici per il coronavirus, perché se pensiamo che ci vogliono 4 settimane perché a me, ad esempio, si sviluppi un'immunità permanente, quindi ovviamente poi bisogna trovare le persone, bisogna prelevare, bisogna lavorare, insomma è una cosa lunga. Forse in Cina c'era qualche siero che veniva utilizzato, si parlava, però non c'è niente di effettivo. Se tutto potrà tornare, se non alla normalità, alla quasi normalità per fine aprile, sarà già una buona cosa, ecco. Però quello dipenderà solo dal nostro buon senso. Stare a casa non vuol dire ritrovarsi con un'altra coppia di amici. Stare a casa vuol dire stare a casa da soli, perché non sai l'altra coppia di amici con chi è stata a contatto, non sai se l'altra coppia di amici è andata a lavorare, quindi magari ha avuto dei contatti, però è asintomatica. E l'essere asintomatico è l'arma più, scusami il termine, più bastarda, perché ovviamente tu non sai di trasmetterlo. Difendere i propri nonni non vuol dire volergli male perché li tieni rinchiusi in casa. Purtroppo bisogna essere un po' cattivi e rinchiudere i nonni, perché gli anziani sono i primi che purtroppo possono soffrirne di più. E quindi anche se loro vogliono uscire, anche se loro poverini magari non capiscono tutto bene quello che sta succedendo, però noi dobbiamo essere forse un po' più intelligenti e dire in questo momento non si può, in questo momento non puoi uscire, in questo momento non posso venire a trovarti, in questo momento la spesa te la lascio fuori dalla porta. Però non tutti purtroppo l'hanno ancora capito, ma proprio no. Dovrei aver detto più o meno tutto. Ciao, ciao, ciao.